Ciao a tutti, benvenuti a Minty Tarot e a un nuovo episodio di Tarot Tips. Oggi parliamo dell'intuizione e come poterla migliorare. Innanzitutto vorrei chiarire cosa io intendo per intuizione, perché solitamente si ha una visione un po' fumosa, un po' troppo magica ed esoterica di questo termine, che invece è una dote che abbiamo tutti, semplicemente la utilizziamo poco. L'intuizione, detta anche sesto senso, intuito, eccetera, e che nei tarocchi è rappresentata dalla carta della papessa, è praticamente la comunicazione attraverso il nostro inconscio, perché se la nostra coscienza, la nostra mente conscia, quella più diciamo razionale, praticamente seleziona i ricordi, le informazioni a cui ha accesso, invece il nostro inconscio le registra tutte e le memorizza tutte, però poi passa alla mente conscia soltanto quelle più importanti in un dato momento. Per fare un esempio, ogni volta che voi entrate in una stanza o parlate con una persona, ci sono tantissime informazioni a cui voi avete accesso, ma a cui non ponete una attenzione conscia. I colori del divano, dei rumori di sottofondo, cose che poi appunto non ricorderete una volta usciti dalla stanza o finito l'incontro con questa persona, mentre l'inconscio comunque l'ha immagazzinate tutte queste informazioni. Quindi l'intuizione che cos'è? È l'accesso a queste informazioni, solitamente appunto non alla portata della nostra mente conscia. Quindi l'intuizione è anche appunto l'accesso a queste informazioni tramite una sintesi. Perché? Perché fondamentalmente tutte queste informazioni a cui abbiamo accesso attraverso l'inconscio ci danno delle impressioni, ci fanno capire delle cose, ma in maniera sintetica, come se vedessimo un quadro e abbiamo un certo, attraverso il nostro intuito, un certo messaggio riusciamo a recepire dal quadro, però è una sintesi dei colori, delle linee, dello stile dell'autore, non soltanto i vari simboli, i vari caratteri rappresentati sulla tela, uno per uno, e quindi attraverso le nostre conoscenze di storia dell'arte, per esempio, attraverso un processo di analisi. Quindi ogni simbolo vuol dire questo storicamente, eccetera, eccetera. Lo stile dell'epoca ci ricorda questo e questo. No. Attraverso un processo intuitivo noi cogliamo il messaggio del quadro in maniera sintetica, ovvero tutte queste informazioni registrate dall'inconscio, di cui noi non abbiamo percezione cosciente, ci comunicano alla fine un messaggio che appunto ci dà delle informazioni utili. E quindi l'intuizione è un processo, il risultato di un processo mentale che facciamo tutti, solo che molto spesso, siccome la nostra cultura si dà più importanza a un processo di tipo analitico più che sintetico, a un processo di tipo razionale, non siamo abituati a utilizzare questo processo mentale dell'intuizione, e quindi noi gli diamo ascolto, tutte le varie percezioni, tutti gli input di tipo che noi solitamente chiamiamo questo senso, un'impressione, non so perché, non riesco a capire il motivo, la base, in realtà vengono da un processo mentale che stiamo facendo quotidianamente. Perché è importante l'intuizione? Beh, perché ci dà delle informazioni ulteriori rispetto a quelle che possiamo cogliere attraverso la mente conscia. Come ho detto all'inizio,
la mente conscia seleziona le informazioni raccolte dall'inconscio e scarta le altre che invece magari possono essere importanti successivamente. Attraverso l'intuizione riusciamo a cogliere i nostri bisogni e i nostri desideri interiori che solitamente rifiutiamo di ascoltare o comunque non gli diamo la dovuta importanza. Classico esempio è quando per esempio dobbiamo decidere se incontrare una certa persona o no e ci sentiamo però a disagio, probabilmente è perché appunto il nostro subconscio ci sta dicendo che in realtà non è un incontro che ci metterà a nostro agio, che ci darà delle informazioni importanti, insomma, che è contro il nostro sentire interiore, i nostri desideri e bisogni profondi. Questa persona ci potrebbe appunto danneggiare più che dare dei vantaggi. Questo è il classico esempio. Secondo punto, perché è importante migliorare la nostra intuizione è perché riusciamo a prendere delle decisioni più in linea appunto col nostro io interiore, con quello che effettivamente desideriamo e più in linea con i nostri bisogni veri. Riusciamo a essere più lucidi per un certo verso, a prendere decisioni più in linea con i nostri desideri e bisogni profondi. Per esempio, quando dobbiamo scegliere un percorso di studi, se la razionalità e la mente analitica, appunto analizzando i pro e i contro di una certa carriera accademica, ci dice magari che tutti dovremmo essere ingegneri o medici, però appunto la nostra intuizione, se ascoltiamo il nostro sesto senso, riusciamo a capire che magari noi abbiamo un temperamento diverso che ci porta a carriere diverse, che potrebbero essere, che ne so, più artistiche per dire. Un altro vantaggio di migliorare la nostra intuizione è che appunto ci permette di evitare problemi, perché magari appunto ci allerta che qualcosa non sta andando, anche se coscientemente non lo sappiamo. Magari il nostro inconscio appunto ha collezionato delle informazioni che ci fanno capire che qualcosa non sta funzionando nel nostro ambiente, che c'è un qualcosa di cui dovremmo impensierirci e su cui dovremmo prendere azione, però sono informazioni che sono state scartate dalla mente cosciente e che quindi se non seguissimo il nostro intuito non ne saremmo a conoscenza. Un altro motivo per cui è importante migliorare la nostra intuizione è quello che ci appunto interessa più da vicino, che è appunto la lettura dei tarocchi, perché l'intuizione è la qualità più importante per appunto migliorare la lettura dei tarocchi. Attraverso l'intuito riusciamo a capire quali significati di ogni carta dobbiamo prendere in considerazione, come si combinano questi significati tra di loro quando abbiamo più carte vicino e in generale appunto cogliere delle informazioni che il nostro occhio fisico, la nostra mente cosciente non coglie. Noi vediamo sempre le stesse carte ma diamo dei responsi diversi, troviamo delle risposte differenti perché ogni volta c'è il nostro intuito, la nostra intuizione che ci aiuta. Voglio darvi anche 5 suggerimenti per migliorare l'intuizione, appunto perché nella nostra tradizione non è molto ben vista, cioè nel senso sempre vista come qualcosa di esoterico, magico, quel che sia, quando appunto, come ho spiegato, è un processo mentale abbastanza normale. Dunque, per quanto riguarda il primo suggerimento, ed è anche uno dei più importanti, è iniziare una pratica di meditazione quotidiana, fosse anche di 5 minuti, è veramente importante. Ci sono
varie metodologie di meditazione. Ci sono le meditazioni che pongono attenzione sul respiro di stampo orientale, ci sono le meditazioni guidate dove una voce ci guida nella visualizzazione di alcune scene, e volendo magari sono quelle più facili per chi non è abituato a meditare. Ci sono quelle che si basano sulla ripetizione di un mantra. C'è anche la meditazione della camminata consapevole, dove mentre uno cammina pone attenzione al proprio corpo. Ci sono vari tipi di meditazione, voi provatene più di una in modo da scegliere quella che vi rimane più in linea con il vostro temperamento, col vostro carattere. Però è fondamentale farla quotidianamente. Potete iniziare con 5 minuti, massimo 15 minuti, poi verso quando sarete più esperti, perché la meditazione riesce a insegnare a silenziare, appunto a rendere silente la mente conscia, tutti questi pensieri dell'ego che girano nella nostra mente, e apprendendo, appunto, riuscendo ad imparare a silenziare questi pensieri della mente conscia, riusciamo a far emergere l'inconscio e quindi i messaggi dell'intuizione. Però appunto ci vuole un po' di training, un po' di pratica, quindi deve essere fatta quotidianamente per un po', e anche in generale una pratica che dovrebbe essere sempre fatta. Un altro suggerimento che vi do e che io ogni tanto faccio è quello di utilizzare la mano ricettiva, ovvero se voi siete destrorsi utilizzare la mano sinistra, o il contrario se siete mancini, per delle attività in cui solitamente utilizzate la vostra mano più attiva, principale, che so, lavare i denti, oppure disegnare o scrivere con la mano ricettiva. In questo modo riuscirete a rafforzare la parte del cervello che solitamente è poco utilizzata, e quindi permetterà anche di combinare i vari emisferi del cervello e riuscire a farli lavorare proficuamente insieme. Vedrete che non è facile all'inizio, Io ho provato a lavarmi i denti, è difficilissimo, mi rimane più facile la scrittura e il disegno, però provateci, è divertente e secondo me è un buon esercizio, anche questo da fare abbastanza spesso. Un altro suggerimento che vi do è che appunto vi permette di iniziare ad ascoltare il vostro sesto senso, la vostra intuizione, attraverso le sensazioni emotive del vostro corpo. Quando entrate in una stanza, soprattutto se non la conoscete, o incontrate delle persone, o entrate in un pub, magari in questo periodo no, ma insomma, quando vi trovate in una situazione anche nuova, cercate di sentire il vostro corpo come reagisce. Quando entrate in una stanza, per esempio, vi sentite a vostro agio, vi sentite a vostro disagio, sentite caldo, sentite freddo, avete dei formicoli, dei brividi, e cercate di interpretarli, cercate di tradurli in messaggi. Mi sento a mio agio, cercate di capire le energie in quella stanza, o la persona, le energie che la persona con cui state parlando vi trasmette. E soprattutto cercate poi di seguirle queste informazioni, questi consigli che vi dà la vostra intuizione, così da vedere un po' anche il risultato. Un altro consiglio è quello appunto di seguire l'intuizione nel senso i messaggi, perché a volte vengono come idee, come pensieri, sono cose molto veloci, molto sottili, che appunto è difficile cogliere se non si è preparati. A me è capitato
più volte adesso, di avere appunto delle idee, dei pensieri che sembrano assurdi. All'inizio non l'ho seguiti e ho fatto malissimo. Da allora ho capito che devo sempre seguirli. Vedrete, ci sono magari appunto, possono venire delle immagini, dipende dai vostri, da come si esprime meglio la vostra intuizione con voi, ogni persona è diversa, possono essere delle immagini, delle sensazioni, dei pensieri, delle idee, possono sembrare dei ricordi, e per quanto assurdi possano sembrare, dategli la dovuta importanza, perché vedrete che non ve ne pentirete. Ultimo consiglio, che anche questo ci riguarda da vicino, è leggere i tarocchi, perché più vedrete, più vi eserciterete nella lettura dei tarocchi, più la vostra intuizione migliorerà, perché riuscire a combinare i vari significati delle carte e cercare di capire che tipo di messaggio, che significato ha una carta in quel particolare contesto, è un lavoro che implica un forte intuito e una grande capacità di sintesi, e questa migliorerà appunto attraverso la lettura dei tarocchi. Anche questa da fare abbastanza spesso, se non quotidianamente. Spero questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto mettete il like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi video. A presto!